Oh, ciao a tutti ragazzi per un'altra recensione. Cosa andremo a vedere oggi? Beh, in realtà oggi andiamo a vedere due cose contemporaneamente, una di quali è quello che vedete qui. Questo qua è un tappettino può essere utilizzato anche per mouse, però in realtà è una base che viene venduta dalla Replicade e va a riprodurre quella che è la base, quella che era la pavimentazione delle sale giochi originali degli anni 80. Andiamo a vedere un attimo come si presenta. Vedete qua appunto c'è il logo Replicade come avevamo visto appunto per il mini cabinato di Tempest. UV Base Pad, New Wave Toys, appunto venduta dalla New Wave Toys e Made in China. È un prodotto del 2020, è molto recente e viene venduto a pochi euro direttamente dal sito della New Wave Toys. Ovviamente tutti quanti i link per l'acquisto ve li metterò direttamente sotto al video. Perché è interessante questo pad? Beh, appunto, vedete che comunque sia la superficie è spugnosa, quindi non è totalmente liscio, serve per evitare che i nostri cabinati scivolino, ma la cosa bella è che nel momento in cui andrete a spegnere la luce e a utilizzare una torcia UV o una luce appunto a base UV come questa, vedete? Quelle che si illuminano di viola, ok? Nel momento in cui andremo a illuminare la nostra base, questa prenderà la colorazione appunto del fluorescente delle basi cioè delle pavimentazioni anni 80. Adesso non so se si riesce a vedere bene dal video, probabilmente no. Proviamo ad abbassare un po' la luminosità. Ok, scuriamo. Vedete? Così già rende molto di più. Fa effetto praticamente come discoteca, no? Ecco. E questa è la nostra base. Oltre a questa è arrivato un altro pacchetto insieme appunto alla nostra base. Andiamo a zoomare. Questa diventerà probabilmente la mia base preferita per i video. Ed eccolo qua il pacchetto che mi è arrivato. Replitronics, quindi appunto qua stiamo parlando di qualcosa sempre della New Wave Toys, ma un qualcosa di differente. E non è ispirato ai videogiochi, però è sempre ispirato agli anni 80. Vedete, Hotline 16.000 Power Bank. Andiamo a vedere com'è la confezione sotto. Viene scritto appunto che è made in China. Come vi dicevo, il made in China in questo caso non è un made in China di fattura cheap, ma è un qualcosa di qualità. È un qualcosa che in questo caso è fatto veramente bene. Quindi insomma andate tranquilli che non è una cinesata, ok? Andiamo a vedere il suo interno. Come vedete la scatola è molto grezza, di carta forse riciclata. Andiamo a vedere all'interno come si presenta. Qua abbiamo il nostro libretto di istruzioni, anche in lingua italiana, francese e italiano, vedete? Il nostro gommino di protezione. Qua abbiamo il nostro power bank, quindi praticamente che cos'è questo? Questo è un caricatore portatile, ok? Qua abbiamo il nostro cavetto USB tipo C
per caricare il nostro power bank e andiamo a spacchettarlo. Togliamo la nostra pellicolina di protezione. E che cos'è? È un praticamente Walkman, senza praticamente, è un Walkman, la forma è del classico Walkman degli anni 80, però in realtà è un power bank, quindi praticamente è un caricabatterie portatile. Abbiamo diversi tipi di input e diversi tipi di output. Appunto abbiamo l'output, quindi appunto qua potremmo andare a inserire i nostri cavettini per ricaricare il nostro, cioè per far uscire il cavetto di ricarica, quindi del nostro del nostro cellulare, del nostro terminale che vogliamo andare a caricare. Andiamo l'input, ok, per ricaricare il nostro power bank, input, quindi in questo caso mini USB, USB tipo C, input output, quindi qua ci fungerà sia per caricatore del nostro power bank che per caricare. I livelli appunto di carica del nostro power bank, il pulsante accensione e qua abbiamo un LED. Quindi andiamo un attimo a vedere, vedete questo è il nostro i nostri LED di stato che ci indicano quanto è carica la batteria, ma se andiamo a schiacciare, a premere a lungo il pulsante di accensione, vedete si andrà ad accendere il LED che ci servirà come mini torcia praticamente. Spegniamo il LED schiacciando sempre a lungo e andiamo a spegnere il nostro power bank. La cosa bella di questo power bank, appunto, a parte il fatto che è bello possente e pesante, è riprodotto nei minimi dettagli come era il nostro caro Walkman, quindi i pulsanti sono perfettamente schiacciabili, quindi noi non fanno nulla, non servono a niente, è più una questione estetica, proprio un antistress diciamo, però vedete il pulsante, questi pulsanti avanti e indietro funzionano, si possono premere e rimangono premuti. Il pulsante play funziona. Qua abbiamo il pulsante volume, ok? E anche questi sono, appunto, si possono spostare. E questo era il pulsante che ci permetteva di aprire il nostro frontale. Pulsante che appunto, come vi dicevo, non funziona in questo caso, cioè nel senso sono estetica, però non male. Qua abbiamo un caricatore, un caricabatterie ulteriore, anche questo qui in questo caso è funzionante, non ho verificato, ve lo dico subito, non ho verificato, ma dovrebbe essere funzionante. Vedo che lo spinotto è di quelli originali e dovrebbe permetterci la ricarica del nostro power bank. Qua sotto, come vedete, abbiamo le nostre informazioni. Replictronic ci dice appunto quelle che sono le capacità della batteria interna, che è una bella batteria durevole, 16.000 mAh, e sono abbastanza per garantirci diverse ricariche dei nostri terminali per la giornata. La cosa bella di questo caricabatterie è anche questo. Abbiamo la funzione wireless. Cosa significa? Significa che se noi avremo un cellulare di ultima generazione con la ricarica wireless incorporata, potremo andare a caricare il nostro terminale, ma non per forza di cose è necessario un cellulare di ultima generazione. Perché? Perché abbiamo anche questi oggettini qui, vedete? Questo è un praticamente pad wireless da poter utilizzare, come vedete in questo caso, sui telefoni quali iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 7 e io vi dico anche 7 Plus, qua non è stato aggiunto, però sì, funziona. Come funziona? Praticamente noi andremo a collegare il nostro cavettino al telefono, ok? Andiamo ad accendere il nostro power bank
vedete il LED azzurro? Il LED azzurro ci dice se è stato utilizzato, viene utilizzato, vedete lampeggia, viene utilizzato il caricatore wireless. Quindi noi appoggiamo il nostro cellulare sulla base. Andiamo a trovare, adesso si era spento un attimo, ecco qua, e il nostro cellulare è in carica, come vedete. E questo in modo del tutto wireless. Questo cosa può essere messo tranquillamente sotto la cover. Crea un po' di spessore, però funziona, è una cosa in più. Ecco, la scomodità, se posso dire una delle scomodità di questo oggetto, è che ovviamente non rimane acceso nel momento in cui noi andiamo a caricarlo. Quindi se noi andiamo a caricare il nostro terminale, e qui vedete che adesso è in carica, lampeggia l'ultimo stato perché la batteria era già carica di suo, e proviamo a utilizzare il nostro caricatore wireless, questo non va. Ok? Andiamo a verificare se però magari funziona con il nostro output normale, perché questo vi dirò non l'ho ancora provato. Quindi andiamo a inserire il nostro cavettino e vediamo se contemporaneamente ci permette di caricare il nostro terminale. In questo caso penso di sì, penso che venga interrotto unicamente questo, ma proviamo. Allora, aspettate che bisogna inserire bene, ecco qua. No, neanche in questo caso, quindi significa che questo oggetto purtroppo nel momento in cui è in carica non fa funzionare, non permette di ricaricare anche gli altri terminali. Vediamo. No. Quindi questo non va. Togliamo lo spinottino e proviamo di nuovo con questo, perché ho visto che schiacciando a lungo si accendeva lo status azzurro, che è quello della ricarica wireless. Rifacciamo una prova. No, così si accende il LED. Ecco qua, adesso si è acceso quello azzurro, vediamo. Niente. Quindi niente, quando il terminale è in carica, purtroppo la ricarica non va. Quindi questo funziona unicamente con la batteria interna. Se la batteria, una volta che la batteria sarà morta, purtroppo questo terminale non funzionerà più. Andiamo ora a vedere appunto i sistemi di ricarica tradizionali. Quindi appunto andiamo a inserire il nostro cavettino USB nell'output e andiamo a collegare il nostro telefono. Quindi appoggiamo e come vedete va a caricare. Quindi appunto funziona con tutto quanto. Adesso voglio rifare di nuovo un attimo una prova nel mentre che sto caricando. Ok, ora è in carica. No, niente, proprio appunto niente. Confermo che purtroppo se si scarica, se finisce la batteria di questo oggetto, non potete più ricaricare nulla. Però nel momento in cui lo andate a staccare, questo va a caricare. Quindi appunto il funzionamento è abbastanza semplice e basilare. Come un qualsiasi power bank, non c'è altro molto da dire, è più che altro un fattore estetico. Bello possente, ha una bella forma, lo potete portare con voi senza avere questi gli antiestetici power bank che ci sono in questo
in questo momento in commercio. In questo caso è un qualcosa di decisamente molto simpatico. Molto simpatico e molto, molto vintage, e appunto vi lascerà davvero qualche bel ricordo durante la giornata, perché ovviamente se anche voi siete vissuti negli anni 80 e avete utilizzato un classico Walkman, riportarvi in giro un Walkman non per l'uso appunto acustico, ma per un uso appunto pratico, perché adesso tra i vari terminali, quali cellulari e altri che si scaricano di continuo, dovete sempre avere un qualcosa di questo tipo in giro. Quindi appunto averlo sotto forma di una figura che ci richiama qualcosa di nostalgico è sempre piacevole. E con questo appunto vi dicevo, è tutto per la recensione. L'oggetto in sé appunto ha anche un costo decisamente abbordabile, perché appunto se andate a prenderlo dal sito vi andrà a costare al cambio sulla trentina di euro, per cui appunto non è troppo eccessivo come prezzo, soprattutto calcolando la batteria al suo interno. Quindi per questo è tutto per la recensione del caricabatterie della Rep Electronics, sempre di New Wave Toys. Vi lascio, come vi dicevo, sotto il link per l'acquisto anche di questo prodotto, e vi chiedo di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale appunto se vi è piaciuto, e noi ci vediamo a una prossima recensione. Ciao a tutti quanti!